Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parleremo del trapano avvitatore con percussione della Parkside serie brushless, quindi senza spazzola, della linea Performance. Il modello è PSB SAP 20 LI-A1. All'interno della confezione ci sono diversi accessori che vi elencherò ma non recensirò, quindi troverete dei bit della linea Performance, un cacciavite a cricchetto, un altro cacciavite col manico corto, un cutter, 6 punte per ogni tipo di materiale da forare, quindi pietra, metallo e legno, un metro flessimetro, un'impugnatura, due batterie, un'asta di profondità, un contenitore per le punte, il caricabatterie e poi i contenitori per i bit. Ha un'impugnatura molto ergonomica, ricoperta in gomma, anche sulla parte superiore e sulla parte posteriore, che fa sia da antiurto, ci consente anche di avere una buona presa. Sull'impugnatura abbiamo il tasto per avviarlo, che fa da potenziometro, quindi più lo premiamo più andrà velocemente. Sulla parte superiore invece abbiamo il selettore di velocità, seconda velocità e prima velocità. Vicino al mandrino abbiamo questa ghiera che ci permette di regolare la forza che dobbiamo dare al mandrino, permettendoci quindi di gestire gli 80 Nm su 21 livelli di coppia, più il penultimo livello dedicato alla foratura e l'ultimo livello di coppia dedicato a foratura con percussione. Sulla parte bassa c'è un LED che si accenderà alla pressione del tasto, basterà anche sfiorarlo per farlo accendere e rimarrà acceso per qualche secondo. Ha anche una comoda clip che ci serve per attaccarla alla cinta del pantalone oppure appenderlo nella parete del nostro laboratorio. Il mandrino è made in Germany, è della ROM ed è perfettamente dritto. Una volta inserita la punta al suo interno possiamo ruotare e serrare semplicemente ruotandolo. Sentiremo dei click. In questo modo la punta sarà già serrata all'interno. È perfettamente dritto. Allora, ha 80 Nm, ha 36.000 percussioni al minuto, ovviamente a vuoto. La prima velocità va da 0 a 400 giri al minuto, la seconda velocità invece va da 0 a 2000 giri al minuto. Il mandrino riesce ad accogliere punte da 1,5 mm fino a 13 mm. Ovviamente è possibile utilizzarlo sia con batterie da 4 A che con batterie da 2 A. Confrontandolo al modello precedente, quindi il modello con il motore a spazzola, possiamo vedere che le dimensioni sono pressoché simili. È leggermente più grosso nella parte superiore, questo è tutto in plastica, invece questo è in metallo, e il peso differisce di 150 grammi circa, quindi questo è un pochettino più leggero. Vediamo anche come si inserisce l'impugnatura laterale. Bisogna svitare questa parte, quindi inserire nella parte frontale in questo modo, dopodiché avvitare. Come sempre la prima prova la faccio sul dosaggio della forza, perché un avvitatore deve essere potente ma ci deve consentire anche di lavorare con viti piccole, quindi metto la frizione al minimo e vediamo se riesco ad arrestare l'avvitatura prima che la vite sprofondi dentro il legno. Velocità 1, frizione al minimo. Ok, leggermente entra. Vi ricordo che la forza dell'avvitatore comunque assieme alla velocità è gestibile tramite il tastino, perché se provo ad avvitare la stessa vite dosando la forza quando la vite si avvicina alla superficie, sicuramente non sprofonderà. Quindi facciamo una seconda prova. Come vedete la vite rimane in superficie perché non sto premendo fino in fondo. Visto che riesce ad avvitare quindi le viti piccole e riusciamo a gestire la forza, proviamo direttamente con questa vite da 16 cm. Ho deciso di fare la prova con la batteria da 2 A perché è proprio quella che viene data in dotazione. Proviamo a fare anche dei fori con la punta da 18 mm. Adesso proviamo a fare un foro da 32 mm da questa parte.
Ok, è entrato davvero tantissimo senza dare segni di cedimento. Adesso velocità 2, proviamo a fare dei fori da 12 mm. A velocità 2 cede, proviamo quindi con velocità 1. Adesso vediamo un foro con la sega a tazza da 73 mm. Sembra che questo avvitatore non abbia intenzione di cedere, quindi proviamo con questa vite da 15 cm per 12 mm di diametro. Ah, ha ceduto. Però è davvero una prova eccessiva, davvero eccessiva. Abbiamo trovato il modo per farlo fermare. Adesso farò dei fori da 6, da 10 e da 12 mm sul cemento. Vi ricordo che questo è un mattone di cemento, non è cemento armato, quindi facciamo una prova inizialmente solo con la rotazione semplice, dopodiché inserirò la percussione e vediamo la differenza di lavoro. Poi farò anche una ripresa affiancata con il modello precedente, quello verde, per vedere la differenza appunto di lavoro su questo tipo di superficie. Bene, è andato, è riuscito a perforare senza alcun problema, ma ha perso un po' di tempo, quindi proviamo adesso con la percussione. Allora, riproviamo con 10 mm di diametro. Adesso 14 mm. Alla fine si è fermato, però è riuscito a entrare perfettamente. E meno male che si è fermato, perché preso dall'euforia non avevo calcolato che avrei forato anche il mio piano di lavoro. Adesso ripeterò il foro, ma con il modello verde, il modello a spazzole, e affiancherò l'inquadratura con quella realizzata poco fa. Facciamo dei fori su questa piattina da 5 mm con una punta da 9 mm, velocità 1. Aggiungo l'olio da taglio, poi vi lascio il link per queste boccettine per evitare di spruzzare l'olio da taglio e sporcare tutto.
è riuscito perfettamente a forarlo senza problemi. E allora ragazzi, cosa dire? Io ho finito con la prova di questo avvitatore, secondo me funziona bene, ha dimostrato di essere abbastanza potente, si è fermato solamente quando abbiamo provato ad avvitare questa vita che davvero è eccessiva, pensate ci vuole una chiave cricchetto da 17, quindi non è sicuramente un lavoro facile, e quando ho provato a fare il foro da 14 mm, sulla parte posteriore anche in questo c'è l'alloggiamento magnetico per i bit, l'impugnatura è ribaltabile e reversibile, cosa dire? Io vi faccio i miei auguri di Natale. Volevo farvi notare che ha un leggero gioco sulla batteria, che poi tanto leggero non è, comunque si muove. E per il resto, null'altro. Quindi vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettete un mi piace a questo video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, attivate la campanella qua giù in modo da ricevere le notifiche ogni volta che caricherò un nuovo video e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!